Ciao ragazzi e bentornati nel mio canale. Oggi andremo a vedere come si fa una farm di ferro molto semplice. Iniziamo con andare a fare uno scavo di 2 di altezza, 3 di larghezza e ad andare a scavare di altri 3 blocchi verso il basso. Da qui entriamo nel foro ed andiamo a scavare dal secondo blocco, andiamo a togliere una fila ed un'altra fila. Nel blocco centrale andremo a fare l'accesso per lo zombie che dovrà entrare, quindi andiamo a scavare e facciamo una sorta di scala di accesso alla trappola. Tornando dentro andiamo a posizionare 3 slab, quindi 1, 2 e 3 con l'apertura verso l'interno. Da qui posizioniamo una barca di un qualsiasi tipo e dovete posizionarla esattamente in questa posizione, quindi la dobbiamo mettere al centro dell'accesso della trappola, così lo zombie confluirà direttamente all'interno della barca e non potrà più scappare. In questa posizione esattamente. Da qui andremo a prendere dei blocchi di terra ed andare a chiudere una parte dell'accesso e lasciare solamente un 1x2 dove andremo a posizionare 2 slab, 1 e 2. Ricordate che questi sono blocchi momentanei, ci spostiamo nella zona dei villager e andiamo a posizionare 3 letti, ovviamente verde, bianco e rosso. Ora si vanno a recuperare i 3 villager posizionati sulle 3 barche che abbiamo visto inizialmente, le posizioniamo davanti al loro accesso ed aspettiamo la notte. Arrivata la notte andremo a togliere le 3 barche, loro vedranno i letti ed andranno subito a dormire, 1, 2 e 1, 3. Come potete vedere loro si sono messi all'interno dei letti. Per avere una maggiore sicurezza potete posizionare alcune luci all'interno. Qui andiamo a posizionare poi 3 slab e 3 slab per la copertura dei villager. Prima di andare a prendere uno zombie da posizionare all'interno vi consiglio di mettere un'incudine ed una targhetta. Ricordate che per rinominare la targhetta avrete bisogno di un punto esperienza. Dopo aver finito questo processo possiamo andare a prendere il nostro zombie da posizionare all'interno della nostra trappola. Quando lo zombie vi avrà visto correrà verso di voi, voi gli applicherete la targhetta e cercherete di farlo entrare il prima possibile all'interno della vostra trappola. Dopo che lui sarà entrato nella trappola si andrà a posizionare automaticamente sulla barca, questi saranno blocchi da rimozione quindi momentanei. Arrivato il giorno possiamo andare a togliere i blocchi momentanei ed andare a chiudere l'entrata della trappola. Da qui ora parte la costruzione esterna, quindi fate attenzione, ci dobbiamo posizionare al centro, guardare i letti dove sono posizionati i cuscini e verso nord chiudiamo le slab, verso nord andare a prendere il secondo blocco e posizionare il primo paletto. Quando è posizionato dovremo andare verso 3 a destra e metterne altri 3 a sinistra per un completo di 7 blocchi. Faremo uguale anche verso il basso, quindi deve essere una struttura 7x7. Dopo aver completato la struttura, questa deve essere la forma che ha, quindi controllate bene. Andremo poi a posizionare in alto a sinistra un blocco momentaneo con una sorgente di acqua al di sopra, rimuoviamo il blocco momentaneo, l'acqua confluirà tutta verso all'angolo in basso a destra, qui andremo a fare uno scavo di 4 all'interno più 1 all'esterno. 1, 2, 3, 4. All'esterno andremo a fare un altro foro dove poi andremo a posizionare una doppia chest, 1 e 1, 2. Da qui andremo a prendere le tramogge, 2 tramogge verranno collegate alla stash, 1, 1, 2 e una tramoggia verrà connessa a ponte ad una tramoggia a vostra scelta. Questo è come deve essere il disegno, ora lo vediamo anche dall'altro lato.
Accanto alla stash dobbiamo andare a fare un foro, quindi un blocco andiamo a togliere e andiamo a posizionare la lava al di sopra dell'angolo. La lava andrà dentro al blocco, non brucerà la stash, ora andremo a vedere. Baule grande è intatto in qualsiasi angolo, ora cambiamo angolo per vedere che funziona perfettamente. Da questo momento in poi la vostra farm interna è pronta. Ora fate molta attenzione che ci dobbiamo andare a posizionare a sinistra ed andare ad arare per 6, quindi 2, 3, 4, 5 e 6. Ricontiamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ci spostiamo sull'angolo in alto a sinistra 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Uguale all'angolo destro 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nell'angolo di qua invece dovremo fare un 5 perché un blocco è occupato dalla lava, ovviamente. La lava blocca e da qui facciamo 1, 2, 3, 4 e 5. Il disegno di massima è pronta. Ora dobbiamo andare a collegare tutti gli angoli per non far spawnare i golem all'esterno. Quindi da qui partiamo ed andiamo a mettere altri 5 e proseguiamo fino al completamento di tutta la struttura. Ora questo è il disegno che deve avere e dovrà essere arata tutta la zona interna per bloccare qualsiasi spawn del golem all'esterno della trappola. Questo è il risultato finale. La farm è pronta, ci spostiamo all'interno dove troviamo i villager, andiamo ad alzare la slab dove è lo zombie, così i villager vedranno lo zombie, si impauriranno e faranno spawnare i nostri golem per completare la farm. Qui si chiude e tra poco cominceranno a spawnare i vari golem per tutto il tempo. Questa farma circa 300-330 iron l'ora. Qui il primo golem è spawnato, sta prendendo fuoco, tra poco andrà a scomparire e tutti i materiali che dropperà li lascerà all'interno delle tramogge che poi le trasferiranno all'interno delle stash. Ora andiamo a visionare se tutto funziona. La tramoggia difatti abbiamo 3 lingotti di ferro. Qui possiamo vedere che continua a lavorare, quindi lavora perfettamente. Ho anche sloggato e riloggato per controllare. E questa è una farm semplicissima proprio per cominciare già dai primi giorni ad avere una farm di ferro. Controlliamo che all'interno ci sono gli altri materiali, 13, perfetto. Quindi ragazzi, questa è la farm, io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo tutorial. Grazie.